Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Il 2025 è stato un anno intenso, pieno di eventi, notizie e momenti che hanno fatto parlare tutto il mondo. Tra attualità, ambiente, tecnologia, sport e grandi temi globali, questo quiz metterà alla prova la tua memoria recente. 30 domande a scelta multipla, divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi è diventato presidente USA nel gennaio 2025? Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump o Ron DeSantis? Donald Trump. Quale città ospita il Giubileo del 2025? Parigi, Roma, Gerusalemme o Madrid? Roma. Dove si è svolto il G20 del 2025? A Johannesburg, Tokyo, Parigi o Roma? Johannesburg. Nel 2025, quale grande evento sportivo si è svolto a Tokyo? Olimpiadi estive, mondiali di calcio, Coppa Davis o il mondiale di atletica? Il mondiale di atletica. Quale tema è stato più discusso a livello globale nel 2025? Il turismo spaziale, la crisi demografica, la transizione climatica o lo sviluppo di Internet? La transizione climatica. Nel 2025 l'informazione è stata diffusa principalmente tramite televisione, piattaforme digitali, radio o stampa cartacea. Le piattaforme digitali. Quale ambito ha influenzato il mondo del lavoro nel 2025? Automazione, lavoro manuale, riduzione dell'orario o lavoro da casa? L'automazione. Quale cometa è stata visibile vicino al Sole nel 2025? Halley, Encke, Lovejoy o Atlas? Atlas. Quale conflitto è entrato nel suo quarto anno nel 2025? India, Pakistan, guerra civile in Etiopia, Russia, Ucraina o il conflitto in Yemen? Russia, Ucraina. In quale paese nel 2025 le auto elettriche hanno superato quelle a benzina nelle vendite? In Germania, Norvegia, Stati Uniti o Giappone? La Norvegia. Difficoltà media. Quale organizzazione ha ospitato il vertice COP30 nel 2025? ONU, NATO, UE o USA? L'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quale regione africana è stata colpita da violenze e sfollamenti nel 2025? Sudafrica, Marocco, Kenya o Sudan? Il Sudan.
Quale settore ha visto investimenti record nel 2025? Turismo, moda, intelligenza artificiale o agricoltura? L'intelligenza artificiale. Quale continente ha subito le peggiori inondazioni del 2025? Sud America, Asia, Oceania o Europa? L'Asia. Quale paese ha visto un forte aumento delle tensioni con i vicini nel 2025? Cina, Portogallo, Messico o Svezia? La Cina. Quale paese ha visto un forte calo della fiducia nelle istituzioni nel 2025? Svezia, Giappone, Portogallo o Stati Uniti? Gli Stati Uniti. Quale paese ha affrontato un forte aumento del debito nel 2025? Australia, Svezia, Argentina o Spagna? L'Argentina. Quale evento climatico estremo è stato molto frequente nel 2025? Tsunami, ondate di calore, eruzioni vulcaniche o tempeste di sabbia? Le ondate di calore. Quale territorio gli Stati Uniti vorrebbero acquisire? Groenlandia, Alaska, Porto Rico o Islanda? La Groenlandia. Dove è proseguito nel 2025 il conflitto tra Israele e Hamas? In Pakistan, Turchia, Iraq o nella striscia di Gaza? Nella striscia di Gaza. Difficoltà alta. Quale regione ha visto un aumento delle tensioni India-Pakistan nel 2025? Punjab, Sindh, Kashmir o Gujarat? Il Kashmir. In quale paese le proteste guidate dalle nuove generazioni hanno portato alla caduta del governo nel 2025? Australia, Nepal, Canada o Spagna? In Nepal. Nel 2025, quale politico americano è stato assassinato mentre parlava a un evento? Charlie Kirk, Ted Cruz, Ron DeSantis o Mike Johnson? Charlie Kirk. Quale città ha inaugurato, nel 2025, il più grande parco eolico urbano del mondo? Amsterdam, Seul, Toronto o Copenaghen? Copenaghen. Chi ha lanciato nel 2025 il primo servizio ferroviario iperveloce commerciale? Francia, Stati Uniti, Giappone o Arabia Saudita? Il Giappone. Qual è il nome di battesimo del Papa eletto con il nome Leone XIV l'8 maggio 2025? Angelo Bianchi, Robert Francis Prevost, Mike Flanagan o Juan Carlos Mendez?
Robert Francis Prevost. Nel 2025 il Louvre di Parigi è stato teatro di un furto. Cosa è stato rubato? Gioielli della corona francese, dipinti del XIX secolo, sculture del Rinascimento o antichi manoscritti? Gioielli della corona francese. Nel 2025, cosa ha innescato le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela? Disputa sui confini, crisi sportiva, accordo commerciale fallito o operazioni militari USA nei Caraibi? Operazioni militari USA nei Caraibi. Nel 2025 ricorre il 650° anniversario della morte di quale celebre scrittore italiano? Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio o Ludovico Ariosto? Giovanni Boccaccio. Nel 2025, David Sinclair e il suo team della Harvard Medical School hanno dimostrato la possibilità di trasferire memoria, invertire l'età biologica, vaccino universale o ricrescere arti. Invertire l'età biologica. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai bisogno di un ripasso approfondito. Molte domande ti hanno messo in difficoltà, indicando che alcuni eventi del 2025 ti sono sfuggiti. Non preoccuparti. È l'occasione perfetta per aggiornarti e scoprire tutte le curiosità e gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo anno intenso e ricco di fatti importanti. Se hai fatto da 11 a 20 punti, sei abbastanza informato sul 2025. Hai superato le domande più semplici, dimostrando di conoscere gli eventi principali, ma alcune notizie più specifiche ti hanno messo in difficoltà. Il tuo punteggio indica una buona memoria e attenzione verso l'attualità, ma c'è ancora spazio per approfondire tutti i dettagli dell'anno. Se hai fatto da 21 a 30 punti, sei un vero esperto del 2025. Hai risposto correttamente alla maggior parte delle domande, dimostrando una conoscenza completa e aggiornata degli eventi più importanti e delle curiosità più particolari del 2025. Pochissimi dettagli ti sono sfuggiti, sei decisamente al passo con le notizie e la storia recente, un vero conoscitore dell'anno. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!